tutti, sono Rui. Ora sto andando in un posto molto particolare. Oggi vi porto a vedere un attimo il Oriental Festival di Padova per vedere un attimo se ci sono delle cose interessanti. Ah sì, faccio intanto i video di introduzione dentro in macchina perché sta un po' piovendo, non è proprio una bellissima giornata, quindi abbiate pazienza. Continuiamo con il nostro viaggio. Andiamo! Qui ci sono un sacco di cibo di diversi tipi. Ciao a tutti, sono Rui. Ora sono all'interno del Festival dell'Oriente, vedete già tutto l'allestimento molto orientale. In questo padiglione credo che ci sia più decorazioni giapponesi perché almeno dall'estetica mi ricorda più la cultura giapponese. Comunque lo stand è molto grande, a parte questo padiglione di là ce ne sono altri 2 o 3 e a parte gli stand dove ti fanno vedere le cose culturali, dell'arte eccetera, ci sono anche tanti stand per fare degli acquisti, souvenir, cose che vi fanno un po' ricordare di quel paese. Poi ci sono anche diversi stand dove potete andare a vedere dei spettacoli. Di là infatti c'è il palco allestito e c'è anche una programmazione che loro in base a quello continuano con dei programmi. Ci sono anche tantissimi stand di cibo. Tornate a casa. A parte questi, anche nelle padiglioni di là abbiamo visto che ci sono diversi stand di cibo, però noi abbiamo deciso di non mangiare qua perché come vedete c'è tantissima gente, quindi preferiamo andare a mangiare dall'altra parte. Sarà per i prossimi anni quando tornerò a mangiare magari anche nel Festival dell'Oriente. Ora andiamo a vedere in dettaglio cosa c'è in tutto questo padiglione gigante. Andiamo seguendo questa musica super allegra. Va bene, lentamente, grande e piccolo, veloce, alla fine, lentamente, inizia tu, facile, molto facile. Va solo battuto? Faccio battere queste note qui. Ok. Quindi va battuto su praticamente dove viene tagliato? Dove viene tagliato. Ah, ok, quindi sono comunque 7 notti. Sono delle note, è un lamellofono. Ok. È un idiofono, un tamburo, idiofono, lamellofono. Quindi ci sono le lamelle che suonano. Ok. Bellissima musica. Ho trovato un stand molto simpatico che fa dei corsi di nodi cinesi e anche ritaglio della carta. Sono entrambi delle tecniche artistiche cinesi tradizionali. Vorrei imparare un attimo da questa ragazza in come si può tagliare questa carta. Posso venire lì da lei? Grazie. 这个你要剪吗呢？可以呀，可以呀，我可以试一下，感觉还蛮有意思的。选择一下。我选一个比较有意思的吧。Questo, intanto devo seguire queste linee per piegarlo. E poi taglio queste linee. Ok. Così più o meno ci siamo. Proviamo a vedere cosa può uscire fuori. Ecco qua.
Questi di solito dei simboli che noi attacchiamo sulle finestre quando c'è la festival della primavera, quindi per Capodanno cinese. È proprio un'arte tradizionale cinese. Grazie! Sì, sì. 那我们下次见了. Grazie. Oh, qua ci sono delle pitture e scritte di caratteri cinesi. Stand di calligrafia e pittura cinese. Questo tipo di pittura si usa soltanto, diciamo, l'inchiostro nero per dipingere le figure, usando solo l'inchiostro di intonazione chiaro-scuro per creare delle scene magnifiche. Qua c'è addirittura una imitazione dell'esercito di terracotta. Sapete che l'esercito della terracotta ora si trova sia in Cina. Questo praticamente credo che sia una replica, vediamo cosa c'è scritto. Ok, un po' la storia dietro a questo esercito. Comunque è bello da vedere, cioè sicuramente scenografico. Ho trovato anche un stand per il tè. Gli attrezzi sono cinesi, abbiamo delle Yixin, delle Gaiwan, Tiehu per riscaldare l'acqua, quindi tutto in stile cinese. Ma come mai questa passione? Perché sono 35 anni che vado in Cina Wow. e ho anche studiato in Cina. In Cina ho la qualifica di Pinchashi. Pinchashi. Non è facile. Allora, il tè nasce in Cina. La Cina è stato il primo paese al mondo dove si è iniziato a coltivare la pianta del tè e dove si è iniziato a creare dei cerimoniali sul tè. La prima coltivazione del tè risale a 200 anni prima di Cristo nella regione dello Yunnan e si è iniziato a raccogliere le foglie del tè, ma è nel Sichuan che si inizierà poi a coltivare il tè, questo circa 150 anni prima di Cristo. Adesso preparo un tè molto speciale. La pianta del tè è una camellia. Molti non sanno che la pianta del tè è una camellia, ci sono circa 100 specie di camellie e una di queste è la pianta del tè. La pianta del tè si chiama Camellia sinensis e dalle foglie di questa pianta possiamo ottenere tutte le tipologie di tè che ci sono in commercio. E in Cina le tipologie di tè sono 6 in base alla lavorazione che le foglie subiscono dopo la raccolta. Quindi in Cina i tè vengono classificati in 6 categorie di colori, quindi è una classificazione cromatica. Quindi in base alla lavorazione in Cina i tè sono chiamati tè verdi, tè bianchi, tè gialli, tè rossi, tè neri e tè blu-verdi, conosciuti anche come tè oolong. Adesso il tè che sto preparando è un tè fermentato che si chiama pu'er, esattamente è uno shupu, e il pu'er è un tè tipico della regione dello Yunnan nel sud-ovest della Cina. Contrariamente al tè verde o al tè rosso o altri tè, questo tè è fermentato. Grazie. Come devo bere? Allora, per bere il tè bisogna fare un leggero risucchietto in modo tale che si raffredda il tè. È molto delicato. Sì. Bisogna fare un leggero risucchietto. È stato molto interessante. E poi Grazie. soprattutto poi si scena lì, lei che mi spiega a me cinese, è veramente interessante.
Ragazzi, la cosa che mi stupisce, che mi fa rimanere proprio affascinata, è che la cultura cinese non è che sia praticato solo dai cinesi. Come avevate visto, abbiamo visto Master del Tè che è un italiano. I ragazzi adesso sul palco sono tutti italiani, non ho visto una faccia orientale. Questo veramente, cioè, è la cosa secondo me più affascinante in assoluto. Allora ragazzi, questo è tutto per oggi, il video di oggi finisce qui, spero che sia stato comunque un'esperienza divertente con me. Se avete voglia comunque potete seguire il programma del Festival dell'Oriente, potete vederlo sul loro sito, in base diciamo alle date loro hanno dei programmi diversi da tutte le città principali italiane. Ci vediamo sempre alla prossima settimana nel mio canale, Ricette Cinesi di Rui. Ciao!